Ciao a tutti, amici del cancro. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di marzo 2023 e abbiamo la carta dell'appeso, amici del cancro. Periodo di riflessione con l'appeso. Quando capita questa carta è perché c'è bisogno di vedere le cose da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. È un po' come valutare anche il lato B della medaglia, diciamo così. È una carta comunque che ha un'energia piuttosto ferma, quindi può essere che l'energia non sia esattamente dinamica in questo periodo. Andiamo a vedere con i tarocchi di cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che la lettura è collettiva, è fatta per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, queste sono un po' troppe, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate un link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi. Trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle previsioni semestrali per il 2023. Per chi invece poi volesse contattarmi via mail, trova l'indirizzo scritto qui. Allora, abbiamo un 2 di spade, un 4 di coppe, la carta della torre al contrario, il matto e la carta dell'appeso che si ripete nuovamente. Allora, il 2 di spade, ragazzi, mi dice che in un certo modo siete in un bivio, arrivate o siete comunque in questa energia di indecisione. È una carta che comunque fa riferimento a una decisione di tipo interno, come se ognuna delle due spade rappresentasse una direzione verso la quale volete andare. Abbiamo anche un 4 di coppe e ho come la sensazione che in realtà siate in questo tipo di bivio perché non vedete quali sono le reali possibilità. È come, scusate, è come se ci fosse una quarta possibilità, una quarta coppa, diciamo così, da cui bere, però è come se non la vedeste. E in effetti poi abbiamo questa torre al contrario. C'è bisogno di destrutturare qualche questione legata al proprio ego, al proprio bisogno di ottenere quel risultato, quella rivincita, quella riconoscenza. C'è anche poi però la carta del matto. È proprio, secondo me, il fatto che non vi fidiate o di qualcuno o di voi stessi. E la carta dell'appeso infatti arriva per darvi la possibilità di capire meglio. Vi faccio notare che qui abbiamo torre, matto, appeso, giustizia e carro. Abbiamo 5 arcani maggiori in successione su 7 carte, ragazzi. Quindi ho come l'idea che questa prima parte di marzo sarà veramente un movimento profondo, soprattutto se siete in una relazione, arriva la giustizia divina e quando arriva la carta della giustizia si parla anche di fare dei tagli e la carta della peso vi permette di capire quali tagli vanno fatti, che dinamiche vanno ridimensionate. E comunque fa riferimento a qualche cosa che va o viene, meglio detto, regolarizzato, regolamentato. Può anche fare riferimento a qualche cosa che viene a galla ed essendoci l'appeso prima è un po' come se fosse una presa di consapevolezza. Il fatto che appunto vedere le cose magari da un altro punto di vista vi faccia mh, cambiare tipo di prospettiva e quindi di opinione. Sta di fatto che finiamo con il carro, una decisione scelta, quella che qui era un bivio, la decisione che non riuscivate ad affrontare dopo un periodo di riflessione e introspezione e anche grazie alla giustizia divina arriva quella scelta fatta in modo positivo, arriva quel prendere in mano le redini della vostra vita o della relazione. Adesso dipende se siete single o no. Però con questo matto c'è una sorta di sfiducia, ragazzi, da parte
può essere o nei confronti di voi stessi o nei confronti degli altri in generale o del sesso opposto al vostro. Poi ognuno di voi, come dico sempre, applichi la lettura alla propria realtà. Andiamo a vedere il 2 di spade, vediamo cos'altro riesco a dirvi. Abbiamo un fante di pentacoli al contrario e un 8 di spade. Allora, qui può esserci qualche situazione legata al lavoro che magari vi fa tentennare. C'è anche un fante di pentacoli al contrario, come se c'è una qualche possibilità che non vi state dando. Perché comunque quando c'è il fante di denari di solito si parla di nuovi percorsi e potrebbe essere un nuovo percorso lavorativo o un nuovo percorso nella quotidianità, cioè per esempio ristabilire gli orari in cui ci si vede, ipotesi o cose di questo genere. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo una regina di coppe e un 7 di pentacoli. È come se sì, sento questa energia un po' statica, ragazzi, un po'. Vi sento molto nelle emozioni. Fate attenzione perché quando c'è la regina di coppe normalmente si parla di una persona così tanto sensibile da lasciarsi guidare dalle emozioni. È come se ci fosse una sorta di ipersensibilità ed è un po' come se vi dicessero ok, lascia passare questo periodo, goditi l'appeso un attimo. Andiamo a vedere la torre. Un altro fante al contrario, giudizio al contrario. È come se non arrivasse una notizia. Essendoci un fante di coppe per qualcuno si tratta di. Si tratta, ragazzi, di una questione che è successa con una persona nel passato, cioè la questione può essere del passato e la persona può essere ancora presente, oppure è proprio una questione che riguarda persona e situazione del passato. È come se con questa torre al contrario non aveste ancora mandato giù il boccone. Qualcuno sta ancora aspettando delle scuse. Andiamo a vedere il matto. Potrebbe essere una persona che magari avete frequentato nel posto di lavoro. Scrivetemi nei commenti se è così. Abbiamo un asso di spade, wow, e un 7 di spade, ragazzi. Mm. Allora, 7 di spade e torre. Sento che questo 7 di spade è vostro. Non vi fidate di voi stessi. Non vi fidate probabilmente di come vedete le cose o di quello che vi dicono, perché voi vedete cose diverse rispetto a quello che vi dicono gli altri. Però è proprio quella l'energia dell'appeso, il vedere le cose anche da un altro punto di vista e non solo dal vostro. Perché comunque questo tipo di rigidità poi crea delle proiezioni, delle bugie, è una sorta di ego che va ridimensionato. Andiamo a vedere l'appeso. Stella al contrario e 3 di pentacoli. Sì, di nuovo, rinnovo il lavoro, come se ci fosse qualche relazione, diciamo, affettiva, che non sempre sono le relazioni di tipo romantico, ragazzi, può anche essere semplicemente un'amicizia nata sul lavoro, però ho come la sensazione che qui non ci sia più tanto la speranza di iniziare un nuovo tipo di collaborazione, un nuovo tipo di progetto. Se invece fosse riferito alla persona del passato di cui parlavamo prima, anche lì ho come la sensazione che non ci sia la speranza di poter rinnovare le cose. Andiamo a vedere la carta della giustizia. Nove di pentacoli al contrario e 2 di bastoni al contrario. Ragazzi, io sento che qui qualche cosa deve venire a galla.
è che in questo momento non siete completamente autonomi di scegliere, cioè come perché non vi fidate? Perché voi in un certo senso non vedete la realtà così com'è, siete un po' contaminati, uno dal vostro ego, due, credo proprio dal fatto che abbiate uno scarso amor proprio, che è un po' quello che ci dice il 9 di Pentacoli al contrario. Qui c'è bisogno di vedere al futuro con occhi più positivi. Dovete avere fiducia anche nella vita, in quello che è il disegno universale, il disegno, diciamo, del destino. Questa si parla di giustizia divina, Quindi è come se questo tipo di passaggio doveste affrontarlo per riuscire a riprendere in mano le redini della vostra vita. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo la carta dell'eremita. Queste sono un bel mazzetto, le tolgo. E il 10 di coppe, wow! Sì, ragazzi, qualsiasi sia il tipo di scelta che dovete affrontare, o il tipo di questione da regolarizzare, guardate, avete con il carro tutte le facoltà di poter fare la scelta migliore per voi in modo autonomo per raggiungere il completamento, il compimento. Quindi, ragazzi, davvero, cioè sarà un periodo, vi confesso, piuttosto introspettivo, piuttosto di autodistruzione dell'ego, delle bugie che vi siete raccontati o delle bugie a cui avete creduto, perché normalmente quando ci raccontano delle bugie, questa è come dire, una sorta di bussola che vi do per orientarvi. Quando qualcuno ci racconta delle bugie, c'è sempre una parte di noi che non è convinta al 100%, c'è sempre qualche cosa che ci fa dire: "Ma". Ecco, quello è l'istinto. Quindi se non vi hanno convinti è perché un senso ce l'ha questa non convinzione, capito? Poi un discorso è togliersi dalle proprie insicurezze, perché magari alle volte si diventa sospettosi per una propria insicurezza e non perché l'altra persona faccia realmente qualche cosa di cui essere sospettosi. Però altre volte, quando ce la raccontano un po' e c'è qualcosa che non ci quadra, ecco lì fidiamoci dell'istinto. Andiamo a vedere una carta da parte di questi oracoli. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, le donazioni, le email. Quindi grazie davvero a tutti perché è sempre un piacere leggervi. Andiamo a vedere ancora una carta. Allora, qui abbiamo una carta che vi ricorda che le cose stanno per venire alla luce. Ci potrebbero essere dei cambi, ci potrebbe essere anche una sorta di guarigione. Ragazzi, la carta dell'appeso è una carta che parla di fine sofferenza, ma grazie all'accettazione e il perdono. È lì che poi avviene la magia della guarigione. E poi abbiamo questa carta che vi dice, insomma, fondamentalmente che avete un dolore nel cuore, che c'è tristezza, che c'è separazione, che avete perso dei sentimenti, qui vi direi il sentimento della fiducia, vedendoli questo matto. Ehm, c'è bisogno di riprendersi il proprio amore. Quando si è tanto arrabbiati nei confronti di qualcun altro, ragazzi, si dà, si regala letteralmente energia a quest'altra persona. Qua si tratta di riprendersi in mano la propria energia, imparare a perdonarsi, imparare ad accettare che le cose se sono andate così è perché dovevano andare così, perché voi dovevate passare per un qualche tipo di insegnamento e non poteva essere che così. I buddisti dicono che tutto è sempre perfetto. Quindi qualsiasi cosa succeda è la cosa perfetta che vi serviva in quel momento di vita. Non che voi volevate, ma che serviva alla vostra anima per evolvere. Andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine. Mm. Chiedete per un aiuto e qui può essere sia un aiuto di tipo giuridico, burocratico, sia un aiuto di tipo divino, perché è un po' quello il senso di questa carta, nel senso che dice chiedete aiuto agli angeli perché loro sono lì, sono sempre intorno a voi e basta chiamarli fondamentalmente e loro arrivano e vi rispondono.
si fanno vedere. Adesso dipende poi dal grado di consapevolezza e apertura mentale che ognuno di noi ha, però loro in qualche modo un segnale ce lo danno. È chiaro che se non siete pronti a livello, diciamo, anche energetico proprio, a ricevere questo messaggio come una visualizzazione, come il vedere questo angelo, perché magari potreste rimanere troppo, diciamo così, colpiti, magari vi daranno un segnetto tipo una piuma, tipo, non lo so, un cuoricino o cose di questo genere. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemi sapere poi nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!